sicuramente uno dei drink più conosciuti e anche più bevuti al mondo è il Negroni. Chi di noi non ha mai provato un Negroni, a parte gli astemi? Pochi però sanno che questo cocktail dai riflessi ambrati nacque a Firenze e precisamente presso il mitico caffè Casoni. Nel tempo, quello che è il luogo appunto dove sorgeva il caffè Casoni, eh, nel 1939 poi sorse e nacque il famosissimo caffè Giacosa e successivamente che poi chiuderà e verrà rilevato nel 2001 dalla Maison Cavalli. Ma andiamo per gradi per ricostruire questa faccenda e questa storia è veramente affascinante. Il caffè Casoni si trova all'angolo fra via della Spada e l'elegantissima via dei Tornabuoni. Fondato da Gaetano Casoni, era il ritrovo, diciamo, per tutti quelli che fra l'800 e il 900 amavano recarsi in questo caffè per l'ora del vermouth, come si diceva a Firenze, una sorta di cosa che si potrebbe, di abitudine che si potrebbe paragonare attualmente all'aperitivo, che va tanto di moda oggi. Tra i clienti del caffè Casoni, uno dei più rinomati era il conte fiorentino Camillo Negroni, nato nel 1868 a Fiesole e personaggio indiscutibilmente molto ma molto originale, con una vita alle spalle molto avventurosa che sarebbe veramente lungo dover raccontare, ma insomma ha fatto un po' di tutto nella vita, addirittura anche il cowboy in America, poi torna a Firenze e lì cosa succede? Bene, il nostro Camillo può a ragione essere inserito nel club dei dandy, è un cultore elegante della bella vita, un fumatore accanito, avventuroso e viaggiatore appunto. Naturalmente signorile nei modi, ma pure propenso a muovere le mani quando ce n'è bisogno, confermando quell'indole toscana e futurista al parapiglia e alla spavalda fisicità. Tutti i giorni il conte, tutti i giorni, il conte appunto Camillo si concede un momento di relax all'ora di vermouth, appunto, al Casoni, al bar Casoni, dove fa amicizia con il barman del Casoni, che è Fosco Scarselli. Fosco è un barman ideale, è discreto e competente, oltre a sapere ascoltare, sa interpretare sempre in maniera magistrale quelli che sono i gusti di ogni cliente e con le sue composizioni di cocktail. Bene, normalmente il conte si fa preparare dallo Scarselli il celeberrimo, famosissimo all'epoca, americano. L'americano è conosciuto anche come Milano-Torino, fra l'altro. È l'aperitivo più bevuto e di grande moda, insomma. Si tratta di bitter Campari e vermouth rosso Carpano in parti uguali, va bene? A cui viene aggiunta acqua di soda e una fettina di limone. Una sera però il conte Camillo Negroni chiede a Fosco, appunto allo Scarselli, di preparargli un cocktail un po' più deciso rispetto all'americano abituale e di conseguenza i due decidono di aggiungere del Gordon's Gin e di sostituire la fetta di limone, la scorza di limone invece, con una fetta di arancia e personalizzano così l'americano con una nuova creazione. I vari clienti del caffè Casoni da quel giorno sono incuriositi, no? Da quello che è il solito che il conte Negroni ordina a alta voce tutte le volte che entra dentro al casone rivolgendosi al barman. Il solito. Dalla curiosità alla voglia di provare, ovviamente il passo è molto breve e iniziano a chiedere l'americano alla maniera del conte Negroni. Manca a dirlo la moda dilaga a macchia d'olio
E in un attimo il Negroni, che come venne chiamato poi per comodità, si diffuse non solo nei caffè di via Tornabuoni, ma in tutta la città e poi varcò addirittura quelli che erano i confini nazionali, insomma. Anche perché il conte frequentava anche il Grand Hotel e lì fece conoscere il nuovo cocktail ai vari ospiti stranieri che poi lo portarono e esportarono in tutto il mondo. Ancora oggi il Negroni, cioè l'americano alla maniera del conte Negroni, è ancora nella lista ufficiale dei cocktail più diffusi e tiene testa in maniera orgogliosa a cocktail molto blasonati e famosi come il Manhattan o il Bloody Mary o il Bellini o altri. E se non l'avete mai provato, beh, io direi che se non siete astemi ovviamente di provarlo con moderazione, come dovrebbe essere sempre fatto, però provarlo perché è una maniera di bere un pezzettino di storia di Firenze.